Ciao e benvenuti alla 38esima pillola di Inventor. Oggi parliamo della connessione bullonata e di come sia facile utilizzare questo automatismo che ci consente Inventor per creare una banalissima connessione bullonata senza complicarci troppo la vita. Allora, innanzitutto partiamo da una parte, uno standard, e creiamo una lamiera. Scusate, una lamiera, una piastra. Estrudiamola per quelli che potrebbero essere anche 10 mm, una lamiera abbastanza importante. Salviamola. Piastra 1. Creiamo un'altra piastra. Questa volta la facciamo, non so, da 5 mm come spessore. Salviamo anche questo. Scusate, piastra 2. Ok, ora creiamo un assieme. Non deve essere necessariamente un assieme saldato, un normalissimo assieme standard. Mettiamoci dentro la nostra prima piastra, utilizzando semplice CTRL-V e CTRL-C e CTRL-V. Vista. Andiamo a vedere se le unità sono correttamente ok. Perfetto. Come vedete, la prima che abbiamo posizionato viene vincolata. E mettiamoci dentro anche la piastra numero 2. Eccole qua. Andiamo a fare dei vincoli, giusto per posizionarle. Piastra piastra e dopo l'asse di una con l'altra asse. Ok, ora come vedete si possono muovere in questo modo. Lasciamo ora pure libera di muoversi, perché vedremo come Inventor adatterà il sistema proprio muovendo la piastra così. Non è proprio il massimo perché non dovrebbe succedere, i pezzi dovrebbero essere vincolati di per sé, ma è solo per vedere le potenzialità che ci dà Inventor. Andiamo su progettazione e facciamo connessione bullonata. Ci chiede di salvare, chiamiamolo pure assieme. Ok, ci apre questa piccola finestra. Allora, come vedete, la prima cosa che abbiamo è il tipo, che è bullone passante o bullone passante su una piastra e filettata sull'altra. Allora, facciamo l'esempio classico, bullone passante. Ci chiede il piano iniziale e diciamo che questo piano. Adesso ci chiede, scusate, qua andiamo a determinare come posizionare la freccia. Adesso lui la freccia l'ha posizionata a caso praticamente, non posso muoverlo, però è posizionata a caso sul punto. Se facessimo un lineare dovremmo andare a selezionare gli spigoli e determinare queste distanze qua. Allora torno un attimo indietro, perché quello che voglio fare è creare un asse. Come creiamo un asse? Beh, non servirebbe perché essendo concentrico lo potrei fare, ma giusto per ripasso vi faccio vedere che posso creare questo piano qua e infine creare questa qua. Non riesco a farla vedere, vediamo se tolgo questa visibilità, ok, togliamo anche la visibilità di questi due piani, eccolo qua, non mi lascia allungarla. Togliamo il ridimensionamento automatico, non capisco perché.
Questo è strano. Scusate, provo un attimo a farlo da una piastra. Beh, ma no, non è tanto importante. Qua ho fatto questo ridimensionamento automatico, ok? Questo praticamente vuol dire che... No, non me lo lascia fare. Viene adattata quest'asse che ho creato in funzione ai piani da cui sono partito. Gli stessi piani possono essere ridimensionati in automatico ed è per quello che vedete che sono praticamente proporzionati alle lamiere su cui sono state inserite. Questa è una piccola chicca che magari non vi avevo mai fatto notare. Ok, allora useremo la potenza del browser per ritrovarci dopo quest'asse e andarla a identificare. Torniamo sulla progettazione, connessione bullonata, e qua diciamo concentrico, piano iniziale, riferimento circolare, ecco qua, comunque ce lo fa identificare, lo chiama concentrico ma in realtà va a cercare un asse o un punto, anche se avessi un punto potrei fare così, o anche un foro, potrei aver disegnato già io il foro, però a noi interessa vedere proprio il massimo della potenza e il piano finale. Perché piano finale? Perché in realtà potremmo trovarci in casistiche per le quali avremo altre lamiere che non vorrebbero essere interessate dal foro. Quindi andiamo a identificare il piano finale ed ecco qua. Non è finita, è importantissimo adesso capire cosa accade in questa parte destra. Allora, qua vi fa vedere che fa un foro da 6, un foro da 6,6 e un altro foro da 6,6 sulle due lamiere. Ok? Sono questo primo tratto qua e questo secondo tratto qua. Ovviamente io qua potrei andare a prendere un bullone più grande. Se lo faccio da 10 automaticamente me lo va a modellare su quella che è la ISO. Ora qua c'è fai clic per aggiungere un elemento. Andiamo. E lui andrà dal centro contenuti a recuperarlo, quindi è importante avere in Inventor i centri contenuti caricati correttamente. Magari per quello farò una puntata perché non è sempre facile, soprattutto quando si aggiorna l'Inventor, si installa un'altra versione di Inventor, si tende a perdere questi centro contenuti che comunque sono recuperabili dal sito. Se anche andate nel browser, in Google, cercate componenti di Inventor, vi manda in una pagina Autodesk dove potete scaricarli. Allora qua, non so, mettiamo un bullone e vedete che ce lo posiziona già delle dimensioni corrette, notate bene, già delle dimensioni corrette. Possiamo aggiungere qualcos'altro, tipo una rondella, ma potremmo anche non aggiungerla, non è strettamente necessario. Potremmo anche farlo dopo in realtà. Adesso io non sto qua a vedere troppo ci sono anche le grover, la norma con cui andiamo a inserire gli elementi. Nel centro contenuti tendenzialmente ci sono le ISO, ci sono le UNI, ci sono le norme americane, le norme tedesche. E qua mi chiede di mettere dentro un'altra rondella, una grover. Scusate, la grover non va di sotto ma va di sopra. E qui mettiamo il nostro, ovviamente, l'unica parte mancante, che è il dado. Non c'è altro da aggiungere. Concludiamo. Ci chiede di salvare, perché di fatto lui fa una modellazione. E come vedete ha fatto la nostra bullonatura. Se andiamo nella vista, o la mettete in tavola, ma noi per comodità usiamo le viste, e guardiamo la sezione, ecco qua che ha creato opportunamente, scusate, la sezione non è ancora perfetta, ma facciamo così, per farvi vedere che c'è anche il gioco, ovviamente, tra le due piastre. Ora, proprio perché non l'ho vincolata prima, se io vado a spostarla, come vedete non viene digerito in modo automatico questo passaggio qua. Perché? Diciamo che dovrebbe essere automatico e soprattutto non appare qua la funzione aggiorna. Però vedete che qua appare il simbolo di errore. Facciamo modifica e rifacciamo ok e automaticamente, come vedete,
la piastra viene modellata. Non c'è tanto altro da dire, è molto potente questo mezzo, tantissimo potente, e fino adesso non ho trovato grandi problemi nell'utilizzarlo. Vi faccio vedere solo che, vabbè, la connessione bullanata può essere modificata completamente e sostanzialmente, anche passando per esempio a un accoppiamento filettato. Quindi qua mi fa sparire, vediamo se funziona. Allora, piano iniziale me l'ha preso, l'asse di riferimento, piano finale non passante. Ecco qua, ho dovuto identificare il piano finale non passante. Premo OK. E voilà. Ora, questa piastra, se andiamo ad aprirla, avrà un foro filettato. Ah, scusate, la stavo guardando rovescia. Ecco qua, c'è un errore perché ovviamente ho preso un bullone troppo corto, cioè troppo lungo, quindi torniamo qua e proviamo a modificarla per fare qualcosa di più sensato. Invece che un 10 passiamo a qualcosa di molto più piccolo, a un 6 per esempio. Vediamo. Come vedete il foro c'è ancora, in realtà potrei addirittura, giocando con la lunghezza, questa freccia qua, lo accorcio e posso anche accorciare il foro, diciamo così, libero. Allora, ovviamente questo dovrebbe essere fatto con senso di causa, e adesso sto facendo solo un esempio per farvi capire. Fare un foro così che arriva a pochi millimetri dalla fine lamiera potrebbe essere problematico, ma questo lo sapete sicuramente meglio di me. Direi che è tutto per questa piccola lezione che ho fatto sulla bulloneria. La bulloneria è molto interessante, ci sono tante funzioni da cui si possono studiare gli assiemi, le serie, cose del genere. Mi raccomando comunque, se avete domande scrivetemi, e iscrivetevi se volete al mio canale Patreon, perché appunto è l'unico modo che avete per sovvenzionarmi e aiutarmi a portare avanti il canale e le varie puntate che vi sto facendo. Direi che è tutto ragazzi, alla prossima, ciao!